Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ho portato sul canale un istruttore, si chiama Max ed è un istruttore che insegna nei vari reparti, sia delle forze armate che anche di coloro che sono preposti allo spegnimento del fuoco, insegna come si può spegnere o controllare o tamponare quello che è un incendio sulle batterie al litio. Chiaramente sul nostro canale usiamo le LiFePO 4, che sono batterie che non sono esplosive, non bruciano, le consideriamo batterie che insomma in un certo qual modo ci salvano da queste pericolosità, come invece non lo sono le Li-ion, le LiPo e quant'altro. Però ci tengo a dire che ogni batteria è pericolosa. Max, innanzitutto piacere di averti sul canale. Piacere tutto mio. E cosa possiamo dire riguardo alle batterie istantaneamente in questi pochi secondi? Che le batterie hanno un ruolo importante nella vita di tutti i giorni, devono però essere ben gestite. Imprudenza, incuria sono due definizioni che non devono esistere, per cui le batterie salvano la vita potenzialmente, ma possono anche creare un problema per colpa nostra. Per colpa nostra, perfetto. Max ha detto una cosa importante, non c'è bisogno di commento. Facciamo noi attenzione a dove le stocchiamo, come le trattiamo, come le ricarichiamo. Questi saranno tutti gli argomenti che svilupperemo su questo video. Sarà lungo, ragazzi, per capire quanto possono essere pericolose pur non essendolo le LiFePO 4. Vedremo anche invece la pericolosità intrinseca di coloro che sono le Li-ion e le LiPo, cioè quelle contenute all'interno di telefonini, scooter e quant'altro. Ragazzi, soprattutto nei giocattoli dei vostri figli. Soprattutto giocattoli dei bambini, ragazzi, anche questo, grazie Max, e oggi so che ci dirai un sacco di cose veramente utili. Oggi mi trovo a Silvi Alta, che è una località bellissima abruzzese, vedete il panorama incantevole, ce la stiamo anche un attimo godendo, abbiamo fatto colazione e ci troviamo fra pochi secondi esattamente su un tavolo con tutti gli strumenti che ha portato lui per andare a fare questa, io la chiamo chiacchierata, ma questo sarà, ragazzi, veramente un video corso su come maneggiare, come stoccare, manutenzione e quant'altro delle LiFePO 4 per evitare i disastri che possono accadere. Max, buona visione. A voi tutti, ragazzi. Allora Max, innanzitutto piacere, io ti ho presentato, sei un addetto ai lavori come diciamo noi sul canale. Per me è un onore. L'onore è sempre nostro, di tutti gli amici del canale e mio particolarmente. Oggi parleremo di tante cose, ok? Quindi per evitare di saturare istantaneamente gli amici del canale, vediamo di analizzare un po' gli argomenti e dividerli in settori specifici. Questo sarà un video lungo, l'ho detto a tutti, e lo tratteremo nella maniera più professionale possibile, cioè con chiarezza, come contraddistingue sempre questo canale, e ovviamente il nostro interlocutore primario sarà il professionista, vi dicevo Max, che è esattamente istruttore, che istruisce insomma le forze preposte allo spegnimento, alla tutela del territorio sotto il profilo dell'incendio specifico delle batterie al litio. Cercando sempre di mantenere un linguaggio alla portata di tutti, senza andare in tecnicismi troppo profondi, così che sia comprensibile a tutti quanti. Perfetto, ti ringrazio di questo perché, ragazzi, avete visto che qua, nonostante gli aspetti profondi, cerco sempre in linea col canale. Grazie Max. Max è appassionato del canale, mi ha detto una cosa prima, io non lo sapevo, mi ha detto che c'è in Italia un Energia Fai da Te Fan Club. No, ragazzi, no. Gruppo Telegram. No. Gruppo Telegram, Energia Fai da Te Fan. Assolutamente in linea col canale, comportamento in linea col canale. Io ti ringrazio tutti, ma sapete che non amo i gruppi, non amo i Facebook, proprio perché possono essere attrito all'interno dei dialoghi eccetera. Lui mi diceva che è un gruppo molto ristretto perché coloro che non seguono la linea dell'onestà comportamentale, parole tue, vengono diciamo un po' allontanati dal gruppo. O si autoeliminano. Vabbè. Ragazzi, io non so che dirvi, io sono uno youtuber, faccio questi video, c'è passione, c'è una mission due mission che già conoscete, e quindi andiamo avanti adesso con la descrizione di tutto quello che vedete qui dietro di me, della competenza di Max e in funzione del lavoro che fa, e spero questo serva a darvi responsabilizzazione e sapere come maneggiare
quelle che non sono pericolose, non bruciano, non scoppiano, ma sono sempre potenza, cioè fonte di energia che, se non usata nella maniera appropriata, possono provocare incendi. Buona visione a tutti, ragazzi. Allora, con Max abbiamo deciso di trattare questo argomento così vasto, così lungo, in capitoli. Quindi qui, come vedete dalla sovraimpressione, c'è il capitolo numero 1. Di cosa parleremo adesso? Innanzitutto della descrizione delle celle LiFePO4. Secondo quello che voi sapete benissimo, divulgato da questo canale, sono celle che vengono identificate come sicure, ovvero celle che non hanno un'indole pericolosa, ovvero esplosiva, autoinnescante, infiammabile. Sono sempre celle potenti e quindi attenzione ai corticircuiti, alle sovraccariche, alle sovrascariche. Ora, questo come capitolo numero 1 ci tengo a identificarlo, Max, Sì. perché in questo canale noi tutti di questo canale stiamo usando, e io promuovo queste celle che sono, diciamo, le migliori nell'ambito della sicurezza. Però Max, vorrei adesso da te, che sei competente, sei l'addetto ai lavori, che mi descrivessi e tranquillizzassi, se è così, Sì. gli amici del canale su questo aspetto. Cosa sono le litio-ferro-fosfato? Le LiFePO4 hanno il vantaggio rispetto alle ioni di litio che l'isolatore tra il catodo e l'anodo è di natura polimerica, quindi molto più solido e resistente più agli abusi meccanici. È questo il grande vantaggio. Certo, pesano un po' di più, però ad esempio in un ambiente chiuso come può essere il camper o anche i nostri vani tecnici che contengono tutta la tecnologia del fotovoltaico sicuramente ci fanno dormire sonni più tranquilli, giusto? Tranquilli. Certo, questo è un aspetto importante, perché avete sentito che Max sta parlando di camper e quindi anche di barcavela e quindi di tutti i mezzi mobili, nonché i nostri impianti fotovoltaici. Avendo questa resistenza meccanica, hanno quello che possiamo definire, a fronte di colpi, a fronte di cadute, eccetera, non sono delicate come altri tipi di celle. Esattamente. Tuttavia però rispetto alle ioni di litio potrebbero, e ripeto potrebbero perché noi non vogliamo, magari lo ripeteremo più volte fino alla noia, non vogliamo criminalizzarle, Certo. però potrebbero essere un po' più subdole, perché in caso di un abuso meccanico potrebbero partire dopo un po' di tempo rispetto alle ioni di litio, Le cosiddette temperature residue nascoste. Rispetto a quelle ioni di litio che tra virgolette sono un po' più sincere, nel senso che appena ricevono l'abuso possono partire. La sperimentazione sul campo ha dimostrato che una volta perforate intenzionalmente le LiFePO4 si sono accese dopo quasi un mese. Figuriamoci, quindi tanto Dopo tempo. quasi un mese. Questo però ci pone un'allerta. Sì. Se succede qualcosa alle batterie, questo lo dico, consentimelo Max, per qualsiasi tipo di batteria, non sottovalutiamo quello che è successo e quindi non lasciamo una batteria che ha subito un trauma, Certo. un colpo, una situazione abbandonata, ma Certo. a fronte di un evento cerchiamo di isolarle, cerchiamo di separarle, Certo. cerchiamo di proteggere l'ambiente circostante. Certo, nel caso delle LiFePO4 deve essere un evento molto importante. Cioè, Perforazione. deve essere stata una perforazione che può essere solo intenzionale, a meno che non sia un grave incidente, e per questo si consiglia sempre la cosiddetta quarantena, che va dai 5 giorni fino a un mese. Perfetto. E noi nell'ambito... Dove la facciamo? Scusa, ogni tanto ti interromperò. Dove la facciamo la quarantena noi del fai da te? Allora, noi Perché io so cos'è la quarantena degli addetti ai lavori, ma Noi del fare a te sicuramente non in casa, sicuramente non in un posto che ci può contaminare, perché la ioni di litio quando innesca un evento, più che il fuoco che poi dopo un po' esaurisce, ma i fumi contengono più di 100 sostanze tossiche. tossicissime, ioni Molto. di litio, stiamo parlando ragazzi delle Esatto. ioni di litio. Nel caso delle LiFePO4, proprio la natura polimerica dell'isolatore tra il catodo e l'anodo, in più produce la diossina. Quindi Però diciamolo Max, non ha le componenti tossiche delle ioni di litio. ne ha in parte. Perfetto. Tuttavia bisogna sempre metterla in un posto che ci permetta di non essere contaminati. Sei d'accordo sull'affermazione fuori casa, in giardino, Fuori sull'asfalto, casa, nello se le sterrato? temperature lo permettono, naturalmente, perché dobbiamo sempre calcolare il range che tu conosci meglio di me,
in cui sopravvivono le... Profilo tecnico, sì. Esattamente. Quindi nel fai da te, uno sgabuzzino, se ce lo abbiamo esterno, ad esempio, comunque un'area che non contamini noi, i figli, i nostri animali, eccetera, eccetera. Perfetto. Una cosa importante è questa: quando si parla di all'esterno, tra virgolette, è proprio per evitare che questo fumo che uscirebbe dalle litio ferrofosfato, ripeto, non brucia, non scoppiano, ma esce un fumo densissimo che ha delle componenti di tossicità molto meno, tant'è vero che le LiFePO4 vengono considerate anche batterie ecologiche. Non ci credo a questa affermazione e tu mi insegni che può essere un po' azzardata, ok? Però è proprio perché insomma non è bello respirare i fumi che fuoriescono da parte di una cella che contiene anche del litio, che potrebbero sorprenderci durante la notte mentre dormiamo, quindi a prescindere da tutto meglio stare tranquilli. Assolutamente sì. Vedrete in questo video anche una serie di filmati che lui mi ha portato, l'ho già detto all'inizio, e quindi traete tutte le utilità che volete e applicatele a voi stessi e al vostro impianto. Max, volevi aggiungere qualcosa sulle litio? Andiamo avanti col step numero 2. Step numero 2, ragazzi. Passiamo ragazzi adesso al secondo capitolo di questa analisi. Ovvero, Max, io ti voglio fare una domanda diretta e voglio una risposta come al solito professionale, perché non sai uscire dalla professionalità. Qui non è un gioco, ci sono in ballo anche sicurezze, vite e quant'altro. Quando, Max, i nostri impianti fotovoltaici, piuttosto che gli apparecchi specifici, cioè può essere il telefonino, lo scooter, qui abbiamo portato anche uno scooterino, cioè quando tutti gli strumenti e quindi le nostre celle, le nostre batterie entrano in crisi, quando diventano pericolose, quando bruciano? Prego. Allora, prima di tutto non possiamo escludere completamente il difetto di fabbrica, può succedere, siamo fortunati se ce lo fanno capire subito, mentre invece può succedere durante l'utilizzo. In genere il difetto di fabbrica si rivela proprio quando si inizia a usare. E questo è uno dei più pericolosi e più subdoli, perché ti può accadere anche quando non è ancora installata. Non lo possiamo sapere. Magari tu lo stai installando nel vano tecnico, in un camper o in un altro ambiente e lo accendi ed entra in corto e tu non sei preparato, perché non siamo quasi mai preparati. Dacci un suggerimento, quindi prima di installare un impianto e ho le batterie nei cartoni, magari fuori in una cabina di cemento dove ho deciso di lasciarli in caso di emergenza, sì. Adesso dico voglio fare l'impianto fotovoltaico, che cosa faccio prima? E questa è una cosa veramente molto, cioè a meno che tu non sia in grado di poterla testare in un ambiente sicuro all'aperto, per cui tu anche il tester, no? Se la batteria ha dei problemi, il tester me lo dice, giusto? Perché se è in corto c'è qualcosa che non va. Quindi già quello mi potrebbe mettere a riparo, giusto? Quindi mi dice una cosa molto utile adesso, ragazzi, quando arrivano le celle, Max, correggimi, testiamole. Arrivano le celle, apriamo i cartoni, non lasciamole lì così tanto, l'impianto lo devo fare fra un anno, testiamo e se vediamo a questo punto che tutte le celle sono a 3,25 e una è a 2 volt, questa sta mangiando corrente, può mangiarla anche in forma di cortocircuito, certo. Delicato inizialmente, e ma qui ci torneremo. Perfetto. No, questo ragazzi è una cosa importante che ha detto Max e ci tengo ad evidenziarla. Anche perché se iniziamo a lavorare in un ambiente confinato e iniziamo a respirare queste cose, diventa un grosso problema. Veramente un grosso problema. Stai parlando di un camper? Anche il vano tecnico, sono tutti sempre in genere molto piccoli, giusto? Correggimi se sbaglio. Certo. E per cui potresti anche perdere i sensi e se non c'è qualcuno nelle vicinanze. E lì non è la tossicità, ma è la saturazione di non ossigeno. Areazione massima dei locali e comunque mettetevi. Tu mi insegni con il tuo canale, l'ho sempre appreso dal tuo canale, che le celle devono essere sempre verificate, perché dal momento in cui loro ricevono l'energia, lì potrebbero iniziare i problemi. Sì. Adesso stai dicendo una cosa molto importante, siamo nel capitolo numero 2 ragazzi, chi è appena arrivato su questo canale è aperto qui, si va a guardare il primo e tutti gli altri successivi. Allora qui mi insegni una cosa, il punto critico a questo punto è quando gli diamo energia, quindi secondo la mia cultura ormai insomma abbastanza vasta, però
penso che il punto più critico sia la carica. Cosa ne pensi di questo? È proprio, nella mia ignoranza, è proprio quello che intendo quando ricevono l'energia. Ragazzi, come umile, nella mia ignoranza, lo fa di mestiere. Io le spengo, sono ignorante, in tecnologia sono ignorante. Allora, ha detto una cosa importante adesso, sono ignorante in tecnologia, ma non è vero, però lui le spegne. Ecco che qui si identifica una cosa molto importante, ragazzi. Siete diventati, grazie a questo canale, grazie ai vostri studi personali e quant'altro, adesso dei professionisti che montano le batterie. Ma ragazzi, sapete anche come spegnerle? Lo scopo di questo video è proprio questo, Max. Sì. Ragazzi, perché io so fare, ma poi so anche tutelarmi da ciò che sta accadendo nella casualità degli eventi. Ora, la carica perché è un momento di pericolosità? Proprio perché tra il catodo e l'anodo l'isolatore serve proprio perché questi non entrino in contatto. Se l'isolatore è deteriorato, si innesca il cortocircuito. E questo è l'evento infausto di queste batterie, di tutte le batterie. E questo avviene, ragazzi, sia per dilatazione, gli americani lo chiamano swollen, quando le batterie, avete mai visto un telefonino, l'avrete visto sicuramente in internet, telefonini che si dilatano perché I laptop. Esatto, i computer portatili e quant'altro, le batterie dentro cominciano a dilatare, cominciano ad andare sopra tensione, e questo è il punto che fa mettere in cortocircuito l'anodo e il catodo rispetto al separatore, che diventa fragile e si dilata. Dilatandosi possiamo usare questo termine che non è comunque quello reale, si straccia e mette in contatto i due poli. In questo momento, in questo evento, le LiFePO4 fumano, le Li-ion esplodono. Prima di questa esplodono, scoppiano, bruciano, partono i dardi, eccetera. Prima di questa conversazione, di questa registrazione, con lui abbiamo analizzato un po' le tematiche e lui ci ha parlato di un argomento molto interessante che vorrei che spiegassi a tutti gli amici del canale. Cos'è il dardo? Per tutti quelli come me che hanno vissuto Megaloman, Mazinga e Goldrake hanno ben presente che cosa sono le spade di fuoco. Il dardo è proprio una cosa del genere. Nel momento in cui innesca sono più di 1000 gradi. Non lo saranno per molte ore, però non vorrei trovarmi nelle vicinanze. Tuttavia, la cosa più importante è che questi eventi non siano nei paraggi di acceleranti, di combustibili, acceleranti che possono essere tende, perché la tenda in verticale accelera tutto quanto. Questa è la cosa importante. Ma dopo il dardo, che io posso anche stare lontano dal dardo, iniziano i lapilli, che anche quelli sono estremamente dannosi e molto più subdoli perché partono come dei piccoli proiettili. Ecco da qui il nome dardo. Tu hai parlato di incentivanti, ho parlato di combustibili, sono tutti quegli oggetti, ragazzi, che abbiamo vicino al nostro apparato. Se abbiamo uno scooter, ragazzi, qui lui me ne ha portato uno ma non riesco a farvelo vedere, è questo, ragazzi, no, questo si chiama scooter, questo monopattino elettrico. Io non sono molto giovani, noi non lo siamo più, io peggio di lui. Ebbene, cosa succede? Quando uno di questi che ha all'interno tanta energia, perché ci sono quelli da 10 ampere, da 20 ampere ora come batterie, quindi 10-20 ampere ora sono tanti, e se questo è vicino a un mobile, a un divano, una tenda, quando lui, immaginatelo adesso fuori nel parcheggio, sì, dove c'è l'asfalto, lui inizia vorrei, Max, che tu spiegassi bene cosa sono i dardi in termini anche visivi. È una proiezione di fuoco orizzontale, che sono le singole celle, sì, che sparano, e i lapilli sembrano proprio, da vedere sembrano proprio delle spade dritte, quindi vi faccio, anche se il dardo è orizzontale, lui esce dritto, quindi vi fa capire qual è la pressione di esercizio. A temperature altissime, lui parlava di oltre 1000 gradi. Elevatissimo, non per molto tempo, ma comunque molto poco salutari. E i lapilli sono dei pezzi, dei detriti di metallo, dei detriti incandescenti. Tutto questo però ha bisogno di una piccola premessa. Che cos'è, come raffiguriamo noi il fuoco? Lo raffiguriamo con la figura del triangolo, il triangolo del fuoco, dove ogni lato
ogni lato rappresenta una componente essenziale: la temperatura di esercizio, e il comburente, che in natura è l'ossigeno, e il combustibile, qualsiasi cosa che posso bruciare, classe A, legno, carta, poi c'è la classe B, i combustibili liquidi e via andare. Nella normalità basta togliere uno dei 3 lati e noi abbiamo estinto il fuoco. Quindi tolgo la temperatura di esercizio, l'ho raffreddato, tolgo meccanicamente il combustibile, ho fatto della prevenzione. Okay? Sì. Quindi se manca uno di questi elementi del triangolo si dovrebbe spegnere. Tutto questo nelle litio non funziona, perché la litio, ed è per questo che non esistono attualmente nella grande distribuzione, diciamo così, degli estinguenti adeguati. Nelle litio la reazione chimica produce da sé tutti e 3 gli elementi. Ragazzi, lui adesso andiamo a berci un caffè adesso, perché stiamo toccando un argomento fondamentale che lui ha iniziato nel capitolo 2, io lo voglio iniziare nel capitolo 3, che avrà questo titolo: perché non riusciamo a spegnere le litio? Le litio non si spengono tranne che con un solo elemento. Lo possiamo dire? Ad oggi sì. Ad oggi c'è un solo componente, un solo elemento, un solo strumento, e abbiamo portato questi strumenti qua, grazie a Max, che riesce a spegnere le litio. Bene ragazzi, adesso siamo al capitolo 3, è una riflessione che facevo insieme a Max, cioè noi siamo a casa e tutto a un tratto succede che uno dei nostri telefonini, uno dei nostri scooterini che abbiamo appoggiato lì in casa inizia a innescare fumo o qualche dardo di fiamma, eccetera. Che facciamo? Max, io a questo punto ho avuto delle idee. Prima che ci parli della tua professionalità, perché Max ha portato anche degli strumenti che vuole farvi vedere, ebbene, prima di questo io volevo lavorare con i ragazzi, con gli amici del canale in maniera artigianale. Correggimi se le cose che adesso sto dicendo sono errate, sono pensieri di un tecnico ma che nella sicurezza non ha le autorizzazioni, no? Come possono essere voi addetti ai lavori, tutte le forze specifiche. Ora ragazzi, immaginate di trovarvi in cucina, state cucinando oppure state guardando la televisione, a un certo punto il vostro telefono gonfia e inizia a fumare. Cosa fate? Max, io ho pensato di andare istantaneamente in cucina a prendere una pentola e appoggiarla sul telefonino. Dopodiché aprire le finestre per areggiare. Dimmi se può andare bene. Assolutamente corretto. Nell'immediatezza del pericolo è sicuramente la cosa migliore. Perché è la cosa migliore? Cosa facciamo? Perché è inutile tentare di andarlo a prendere con le mani. La concitazione, l'agitazione, l'adrenalina, non serve andarsi a danneggiare. Perché ci dobbiamo danneggiare? Si copre, si arieggia. Questo vale anche per il telecomando, soprattutto i telecomandi ricaricabili, i giochi dei vostri bambini. I bambini quanto maltrattano i giocattoli? Giusto. Quanto li maltrattano, e soprattutto in questi giocattoli non è raro trovare le batterie cosiddette di tipo pouch, che sarebbero i sacchettini morbidi, che sono presenti anche le più pericolose. Sono presenti anche nei droni. Sì, perché sono molto leggeri e performanti, non possiamo dire diversamente. Dove abbiamo messo il nostro drone, dove abbiamo i giochi dei bambini, dove abbiamo i telecomandi, ragazzi, sembra che stiamo irrigidendo la vita. Ma Gianni, su sto canale veramente ci stai spaventando. Sì, perché non vogliamo spaventarvi con le LiFePO 4, che sono batterie che non hanno questa pericolosità, però è meglio allertare un po' di più, Max, me l'hai detto tu prima, che non andare a riparare dopo. Certamente. Precursori di questo tipo di sicurezza sono proprio i modellisti, perché i modellisti da sempre utilizzano dei sacchetti, dei case soft. Ce li hai, facci vedere? Non ho questi, non ce li ho, però loro hanno sempre messo in carica le loro batterie in questi sacchetti in fibra di vetro. Possiamo chiamarlo la pentola? Possiamo chiamarla la pentola. Tiene confinata, non le spegne, però tiene confinata le fiamme. Noi qui abbiamo cose un po' più professional, ma che hanno lo stesso concetto. Le facciamo vedere.
Una cosa importante che dicevamo nel capitolo precedente, Max ha identificato il triangolo del fuoco, cioè abbiamo bisogno di combustibile comburente e la temperatura. Quindi se noi raffreddiamo, o se noi togliamo l'ossigeno, o se noi togliamo il combustibile, Sì. abbiamo uno dei tre elementi, viene a mancare, non brucia l'oggetto. Quindi questi tre elementi non la spengono se ne togliamo No. uno. Ecco perché possiamo con una padella andare a evitare il dardo che parte sulle tende, sui divani. Si chiama compartimentazione. Perfetto, Cioè, grazie. io compartimento quello che sta succedendo, lo lascio lì che si sfoghi. Perfetto. Anche se sul bancone della cucina lavora sotto lì, ma il bancone che magari abbiamo anche di marmo piuttosto che di legno. Oppure adesso sono quasi tutti in epossidico o chite, no? Perfetto. Ma in realtà farà il danno, perché probabilmente farà il danno, pazienza, ma non prenderà fuoco perché lì siete in carenza di ossigeno. Perfetto. Cosa facciamo? Io mi sentirei di suggerire anche chiamiamo qualcuno? Assolutamente sì. Io Non siamo noi gli addetti ai lavori. Assolutamente, se la situazione si aggrava e vi accorgete che vi sta sfuggendo di mano, numero 112, numero unico 112, laddove Non è disponibile però dappertutto? laddove è attivo, ma tanto ve lo diranno subito, o comunque per non saperne leggere né scrivere subito il 115. Sì, 112, 113, 115, qualcuno delle forze dell'ordine Ve vi lo risponderà e vi dirà chi chiamare, o loro stessi vi chiederanno l'indirizzo per dirottare loro stessi gli addetti ai lavori. Ecco, Questo è importante. Attenzione, proprio per questo tipo di batterie, le cosiddette pouch soffici di cui abbiamo parlato, attenzione che un po' per la loro natura di colore metallescente, un po' perché sono anche piacevoli, perché sono morbide, attenzione quando finiscono nelle mani dei bambini, perché sia per fratturazione sia per perforazione partono immediatamente. Partono. Mi viene in mente anche un'altra cosa, Max, gli animali domestici, che facciamo? L'ultima generazione dei telecomandi sono tutti ricaricabili. Io Sì. ad esempio ho una Apple TV, il telecomandino ha l'attacco Lightning e dentro c'è una di quelle batterie. I nostri cani Pitbull che dice che è bell'osso. amano sgranocchiare. Dal momento in cui quei denti perforano l'involucro, entrano in corto. Sì, quindi attenzione anche a quello. Dove lasciate l'animale domestico e cosa gli lasciate a disposizione. Esattamente. Mi viene in mente un'altra cosa, Max. Noi abbiamo detto siamo in cucina, stiamo lavorando, capita questo, è facile trovare Sì. una padella, una pentola, Certamente. che è quello che facciamo un po' quando ci parte il fuoco della frittura, pigliamo il coperchio e Esatto. chiudiamo. In gergo tecnico questo Compartimentazione. compartimentazione, ed era il boil off, qualcosa del genere. Allora, un parallelo potrebbe essere il fenomeno del boil over. Boil e over. cioè la Shura manda in La Shura è milanese, lui è di Veneto, non parlare milanese, vai. La Siora, La Siora, manda in overtemperatura l'olio, che sia della frittura di qualsiasi genere, questo prende fuoco. Nella concitazione prende paura. Quante volte si butta l'acqua? Mai. L'acqua si scinde quasi istantaneamente in ossigeno e idrogeno e aumenta il proprio volume di 1700 volte. Avverrà un'esplosione. La fiammata famosa che si vede in tutti e la donna si ustiona. che troverete tu. Quando è sufficiente prendere un canovaccio, un coperchio. Questo è un po' il parallelo Sì, per sì. rendersi Con conto la- di con che la cosa. pentola, con la Esattamente. pentola, Quello certo. però più che compartimentazione è soffocamento, perché gli tolgo l'ossigeno. Però diciamo che si possono paragonare dal punto di vista delle azioni. Perfetto, Dal punto di perfetto. vista delle azioni. Un'altra azione che mi viene in mente, perché se siamo in cucina mi è venuta in mente la pentola. Adesso ci troviamo in bagno e ci stiamo preparando per uscire. Abbiamo il telefonino lì perché siamo amanti dell'always on e sarebbe Always online. always online, quindi sempre sulla rete Certo. con gli amici a chattare e quant'altro mentre ci facciamo la barba, e lì vediamo il telefonino partire. A me è venuta in mente un'altra reazione istintiva. E cosa faccio? Prendo subito il telefonino con tutto il caricabatterie eccetera Con e l'asciugamano bagnato per non ustionarci, meglio ancora, e lo butto nel water. Può essere l'ideale, meglio di così non si può. perché adesso entriamo in un capitolo molto interessante. Lo buttiamo nel water dove c'è l'acqua e si spegne, vero? No,
l'acqua non spegne le litio. Parliamo delle Li-ion, parliamo dei telefonini, degli oggetti vari che abbiamo, non parliamo delle LiFePO4 perché queste fumano e basta, ma le Li-ion, tutto ciò che abbiamo negli apparati comuni prende fuoco. Ebbene, lo buttiamo nel water, anche se tiriamo l'acqua e gli diamo acqua, questa continuerà a bruciare, a sfiammare sotto l'acqua, però non va all'esterno. Ecco, vorrei ricordare che il litio è una di quelle categorie di metalli fortemente alcalini e per loro natura reagiscono violentamente con l'acqua. È per questo che è considerato un materiale, tra virgolette, pericoloso. Addirittura negli Stati Uniti coloro che effettuano il trasporto di batterie al litio o di qualsiasi cosa che contenga litio hanno il contrassegno con la W barrata, che vuol dire no water. No water, cioè non spegnete l'incendio con l'acqua. Perfetto, e qui adesso passiamo al capitolo 4, ragazzi, perché vi faccio vedere alcuni oggetti che lui ha portato, ovvero con cosa faccio prevenzione nel caso che io abbia in casa, se abito in appartamento o quant'altro, per non farmeli anche rubare, con cosa faccio prevenzione rispetto al deposito di questi oggetti, che siano le bici elettriche, che siano i vari motorini piccoli, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, siamo al capitolo numero 4 e a questo punto io voglio chiedere a Max che cosa usa lui, come interviene lui, quali sono alcuni attrezzi anche abbastanza comuni ma non di facile reperibilità a volte, con i quali lui protegge o interviene su quelli che sono gli incendi del litio. Max, prego. Ok, allora io faccio una piccola premessa. Non sono un commerciante, non sono un venditore. Non saresti qua? Non sarei qua. Ho fatto questo viaggio a mie spese perché una delle mie mission, anche soprattutto dal punto di vista del volontariato, che gran parte della mia vita è dedicata al volontariato di vari tipi, è sensibilizzare alla sicurezza. Lui è venuto fino a Pescara, ha scelto questo canale, ha visto anche lui la mission insieme a me e a tutti voi che stiamo collaborando per crearci la nostra corrente elettrica, ma proprio all'insegna degli aspetti tecnici che sono fondamentali. Scusa Max, vai. Nessun problema. Come dicevo prima, non sono un venditore, non ricevo nessun tipo di percentuale, tuttavia tutto ciò di cui vi parlerò è possibile reperirlo sul mercato. Troveremo il modo di dare questo tipo di informazione su chi vi potrà fornire questo è importante, questo materiale, anche perché proprio seguendo avidamente i tuoi video ho notato che qualcuno che si è fatto l'impianto, tra l'altro tutti bellissimi, effettivamente potrebbe aver bisogno di questo. Sì. Io direi tutti. Okay. No, non tutti nel senso che non sono capaci, tutti perché sinceramente nessuno di noi ha un impianto idoneo al litio, ragazzi. Ma non è una colpa. No, è chiaro, è una mancanza di informazione. Certo. E noi io umilmente mi metto a disposizione, per cui qualora qualcuno avesse bisogno di uno strumento per poter indicare dove poter acquisire questi strumenti, sicuramente siamo a disposizione. Qui è importante, ragazzi, fate tutte le domande del caso sotto il canale e risponderò a tutti. Poi con Max ci interfacciamo sempre e andremo a chiarire ogni dubbio, ogni perplessità e quant'altro. Non ci saranno link qua sotto di prodotti perché questo non è un negozio e sono prodotti tecnici professionali, quindi non ci sarà un link, se non che il fatto di vedere nel tempo, vediamo se anche qualche azienda che sono i produttori o i venditori di questi oggetti, certo non questo casco professionale da 1.500 euro, no, ovviamente costa meno, ok, però io ho visto i prezzi di questi caschi, eccetera. Vediamo cosa succederà nel futuro. Oggi stiamo facendo cultura. Facci vedere qualcosa. Allora, in primis c'è un tipo di tessuto che è una fibra di vetro riciclato, spalmato con qualcosa di ignifugo e cucito con il Kevlar, e può essere confezionato in qualsiasi tipo di forma. Di formato. Si voglia. Quindi cucito col Kevlar per dare resistenza e soprattutto per non dare il punto
punto debole per il fuoco Certo. uscire. Ripeto, questo non spegne le litio, ma le tiene confinate. Ok, per parlarci in gergo popolare, quella è la pentola con la quale chiudiamo la batteria. Potrebbe essere la pentola. Questo Questo è bellissimo. Questo, per farvi un esempio, potrebbe essere sempre Buttiamo il telefono dentro lì. oppure le batterie del drone, dei modelli, della bicicletta elettrica che stavamo caricando a casa, vediamo che inizia a fumare, la buttiamo la in bicicletta elettrica, eccolo qui. Se proprio non potete fare a meno di caricare in casa o nelle vicinanze della casa la batteria della bicicletta elettrica, sempre meglio sul balcone, comunque sempre meglio sul balcone, comunque sempre il concetto di lontano dagli acceleranti come ulteriori combustibili, tende, mobili, eccetera. Ecco che io con questo tipo di confezione, perché di tale si parla, io durante la ricarica, dove c'è il canotto, avvolgo la batteria e io l'ho messa in sicurezza, non la metto nelle condizioni di fare ulteriori danni. Quindi scusami Max, praticamente questo rimane arrotolato alla batteria della bicicletta. Esattamente. Okay. Questo ad esempio possiamo arrotolarlo anche allo scooter questo? Però la batteria dello scooter a meno che non siano le batterie quelle estraibili. Allora la mettiamo qua dentro, la carichiamo col suo cavo, nel caso che succeda qualcosa rimane confinata. Esattamente. Però ad esempio questa, che potrebbe essere benissimo utile agli amici camperisti, questa potrebbe essere benissimo la forma di una batteria 12 volt integralmente posizionata là dentro. Esattamente, qui ci posso mettere quello che voglio. Nella realtà, perdonami Max, ad esempio quando fermiamo il camper e dobbiamo andare via, la mettiamo qua dentro, non lo stiamo utilizzando, dopodiché lo tiriamo fuori quando ci serve. Io ad esempio è il fanatico dei monopattini. Allora, se dici fanatico dei monopattini già stai dicendo che a te non piacciono. No, io non, anzi preferirei. A me piacerebbe comprarmene uno, però non... lasciamo perdere i commenti sul monopattino. Quando li vedo per strada io va bene così. Va bene, ok, ecco vai qua, avanti. Ad esempio, se la volete questo è bellissimo, ragazzi. Questa è una sacca che è stata confezionata appositamente. Questa è per i monopattini. Cioè, ti do una mano? Adesso non c'è la batteria. No, vabbè, chiaro. Però questo è il concetto. Sì. C'è inserita qua dentro. In carica. È totalmente protetta. Cioè, i velcri, che sono comunque cuciti con il Kevlar, i velcri resisteranno anche se sono in plastica, perché comunque la fibra è sempre la protettiva. Ragazzi, qui abbiamo chiuso una batteria agli ioni di litio pericolosissima all'interno di questa sacca fatta di vetro che resiste a temperature molto alte. Mentre la batteria non si spegne qua dentro, rimane confinata all'interno di questa sacca, e quando si esaurirà la batteria al litio, ebbene lì dentro ci sarà carbone, tutto quello che volete voi, ma non avrà danneggiato la casa, magari innescando incendi per tutto l'appartamento. Certamente. Allora, questa cos'è, Max? Allora, queste sono delle termocamere, dalla più economica a quella un po' più... Quanto costa questa più che bella? Questa credo che sarà intorno ai 5.000 euro. 5.000 euro? Questa mi pare che siamo sotto i 1.000, parliamo chiaramente di prodotti professionali, però nell'ambito del fai da te, perché ho tirato fuori le termocamere? Perché in ambito rescue, questo sulle batterie al litio è uno di quegli interventi che deve essere monitorato anche da un collega che guarda la termocamera, perché tutto quello che è sopra i 45 gradi potrebbe ripartire. Noi siamo convinti di aver portato a termine un intervento. Nella realtà, se il collega dice siamo a 46 gradi, questa partirà, continuerà 47, 48, 50 e state sicuri che riparte. Prima o poi ci arriva, certo. Sicuramente. Nell'ultima sperimentazione che abbiamo fatto, dimostrazione che abbiamo fatto durante un seminario a Gorizia l'anno scorso, eravamo convinti di aver spento una batteria, l'abbiamo spostata per far posto a un'altra
Nel frattempo, dopo circa mezz'ora, incominciato a ripartire e siamo reintervenuti. Però nel nostro ambito, nell'ambito di tutti noi fai da te, monitorare le batterie va bene anche con il termometro 12R99, ok, laser, che a noi ci interessa vedere la temperatura di riferimento, certo, quello che si chiama thermal runaway, i 45 gradi. Perfetto. Quando scende sotto i 45 per un determinato periodo normalmente di tempo è morta. Perfetto. Ragazzi, questo è importante, ricordatelo. Quindi la telecamera di cui c'è il link sotto il canale, che esatto, costa 30-40 euro, è già un livello superiore. Sì. Vabbè, hai parlato di quelle da 12 euro, ragazzi. Sì, perché certo, questa, insomma, ragazzi, questo c'è il suo display, eccetera. Insomma, questa memorizza anche gli eventi, questa serve per cercare delle prove serve anche per cercare dei corpi di persone, certo, che sono state misurami questa quanti gradi è? Adesso questa vai tranquillo, è a 26 gradi. 26 gradi, siamo ragazzi, tranquilli. Temperatura ambiente. Tu sei a 35. Buono, non ho la febbre. Sei a posto. Questo noi lo facciamo perché anche durante il lavoro lavoriamo con importanti apparati, sia militari che civili, sia automobili che velivoli, e quindi abbiamo necessità di utilizzare queste cose. Nell'ambito del fai da te vanno benissimo anche le telecamere, quelle assolutamente laser, quelle classiche che ci sono sul canale in commercio, esattamente. Con questo, ragazzi, vedete l'importanza, stiamo andando avanti per gradi, non criminalizziamo, come diceva lui, soprattutto le LiFePO 4, le nostre amate, io le chiamo salvifiche, anche se non è il termine corretto, sbagliato, ma sì, ci fa capire la differenza tra queste e le Lion, è come la differenza tra veramente una cosa che non brucia e una cosa che invece brucia da sola. Quindi, ragazzi, attingete da questo video ciò che desiderate in termini personali. Io che condizione personale ho? È chiaro, non ho uno scooter, non ho il telefonino, vivo in una maniera molto più serena, però ho 1, 2, 3, 4 oggetti. Io ho anche il cane, ho il telecomando con le batterie, e oggi siamo tutti molto tecnologicamente avanzati e pieni di oggetti. La prima cosa che vi consiglio è fare una valutazione, magari scrivetela anche sul foglio, di tutti gli oggetti, chiamiamoli pericolosi, che avete in una casa. Può essere corretto, Max? Sì, assolutamente. In modo da sapere. Ecco, c'è anche da dire una cosa, le batterie al litio sono molto più pericolose quando sono a fine vita, certo, rispetto che nuove, perché a fine vita vuol dire che l'isolatore è deteriorato e quindi c'è il rischio. Ecco, una cosa da non dimenticare mai: le batterie al litio, anche quando sono morte a nostro giudizio, nella realtà hanno sempre una carica residua, ed è per questo che sono pericolose. Una cosa che ad esempio almeno in Italia non si fa è quando andiamo a buttare le batterie in quei raccoglitori che sono fuori dai supermercati. Quei raccoglitori non sono discriminanti, nessuno ve lo dice. Voi andate lì, buttate via il sacchettino, la pauce, buttate la nickel mecalidrato, con la ioni di litio insieme alla cadmio. Fortuitamente, ma proprio perché si forma un cortocircuito, perché l'involucro della batteria che c'è vicino unisce i due poli. Il polo di uno e il polo dell'altro. Vi posso assicurare che succede. Che brucia il palo con tutto l'oggetto che c'è. Sì. Normalmente tutto quello che contiene litio dovrebbe essere gettato in un apposito specifico. Ecco, ricordate un'altra cosa fondamentale: tutti i tipi di batterie ricaricabili contengono litio. Sotto una certa percentuale però le aziende non lo dichiarano, non c'è un obbligo di dichiarazione, però se sono ricaricabili, e cioè le cosiddette secondarie, contengono litio. Quindi attenzione, anche quando gettate queste batterie potrebbero essere dei potenti combustibili. Perfetto. Quindi questo mi fa venire in mente anche un appello a tutti coloro che hanno messo questi contenitori, ad esempio vicino al loro negozio, all'interno del negozio,
in luoghi che sapete, se succede un evento casuale di questo tipo, brucia questo contenitore di plastica là dove c'è un palo, magari in ai mezzo, quali non si possono dare delle colpe perché c'è un parco, c'è una situazione di asfalto, esatto. di solito il ciglio di una strada, eccetera. Sì. Ma se deve bruciare vicino a una vetrina dove c'è la tenda, dove ci sono magari fuori l'espositore, eccetera, può creare dei danni che vanno a moltiplicarsi. Esattamente. Ragazzi, eccoci al capitolo numero 5. Quindi, Max, con che cosa? L'abbiamo detto all'inizio che è difficile spegnere le litio, vanno avanti da sole, non le spegne l'acqua. Quindi con cosa spegniamo le litio? Descrivici per favore quelli che sono gli elementi di basso valore piuttosto che l'unico vero prodotto, certo, dici tu, che spegne le litio. A te la parola. Ecco, a differenza di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che serve per allontanare il pericolo, confinarlo senza che questo ci danneggi ulteriormente, adesso parliamo di dispositivi e non ho detto il nome dispositivi a caso perché non essendo ancora normato in Italia non si può chiamare estintore. Questo non vuol dire che non abbia del valore, non vuol dire che non sia efficace, ma è solo un dettaglio burocratico, diciamo così. Ad oggi, tra l'altro ha una storia veramente interessante, ad oggi l'unico vero estinguente efficace sul mercato, potrete vedere tanti estintori con disegnini verdi, fiorellini, cose varie, con scritto lithium, save the planet, eccetera, eccetera. Non è esattamente come dicono, forse spengono qualcosa a livello di aeromodelli. Ragazzi, qui non entro perché la competenza è la sua, se ne assume anche le responsabilità. Come dite voi, che pensi mi. Ecco, l'unico vero estinguente che ha tutta una sua storia molto interessante, anche avvincente, è l'F500, è un brevetto americano. Ripetiamolo, si chiama F500. L'estinguente. Chi è il produttore? Cioè, dove viene prodotto? In America? Il brevetto è americano. Bene. La cosa molto interessante è che, a dispetto di tutti gli altri estinguenti, è completamente eco-friendly. Ripetiamolo, è green. È green, completamente green. Ecco, come funzionano i normali estinguenti? La polvere soffoca, taglia l'ossigeno, compartimenta, volendo dire, e lascia lì. Spesso e volentieri, quando il film che ha fatto, lo strato che ha fatto la polvere si apre, potrebbe ripartire, senza contare che, e questo è diretto a tutti coloro che hanno gli estintori a polvere negli ambienti confinati, che siano camper, che siano uffici, che siano laboratori. Guardate che se usate questo tipo di estintori anche solo per spegnere un cestino che prende fuoco, guardate che saturate l'ambiente in pochissimo tempo, irritate gli occhi, improvvisamente vi troverete nella nebbia in Val Padana, ma soprattutto la cosa più dannosa, difficoltà respiratorie, ma soprattutto tutti i vostri dispositivi elettronici li buttate via, perché la polvere è talmente fine e insidiosa che si infilerà dappertutto. Ma si spegne il fuoco delle litio? Non si spegne il fuoco delle litio, è completamente inutile. Anidride carbonica, CO2, li riconoscete perché in genere hanno un tromboncino, sono tutti rossi oppure sono rossi con la calotta grigia, sono molto pesanti, quindi attenzione quando li sollevate. E ha un'attenzione soprattutto a non puntarlo contro le altre persone. Se si dovessero ostinare perché esce a una temperatura sotto gli 80 gradi, allora voi potrete dire sì, sicuramente raffreddo le litio, che tra l'altro è una cosa che viene consigliata, perché le porto sotto i 45 gradi. Non è corretto. Questo non è in grado di raffreddare permanentemente la cella, perché fa un raffreddamento superficiale. È troppo veloce. Okay? Abbiamo poi le schiume non ne parliamo, abbiamo appena detto che il litio è un metallo alcalino che reagisce violentemente in presenza di acqua. La schiuma è formata da liquido schiumogeno e da acqua, quindi su questo purtroppo non possiamo fare niente. E qui ci viene in soccorso l'F500. Ripetiamo i 4 elementi, scusa ti interrompo. Sì. Abbiamo detto che ci sono quelli a polvere.
CO2 raffredda e schiuma. a schiuma. Sono i tre elementi che di solito sono i componenti dei nostri estintori, eccetera. Tu stai dicendo che a questo punto il più efficace è il quarto elemento, cioè l'F500. Adesso descrivici lui cosa fa. Allora, l'F500 sugli altri tipi di incendio si comporta come si dovrebbe comportare ogni estinguente, spegne. Okay. Per quanto riguarda quindi, no, questo è importante perché significa che non è inefficace sul resto, no. È chiaro, è total. Quindi funziona come qualsiasi spegnifuoco. Ecco, dal punto di vista visivo non è né un idrico puro né uno schiumogeno. Diciamo che è una schiuma che monta un po' meno. Okay? È un bianco di uovo? No, è un po' più, è un po' più acquoso, è quasi gelatinoso. Adesso, bene, come effetto visivo finale. Non vi aspettate una schiuma montata, come il classico estintore a schiuma che trovate appeso nei vostri uffici e che riconoscete dal manometro, perché è un serbatoio di impressione. L'F500 che cosa fa? L'F500 disgrega la chimica della combustione del litio. Okay? La cosa molto interessante è che addirittura durante l'erogazione viene attratto dalla fonte di calore. Quindi diamo una specifica. Tu vuoi dire che se lui vede il fuoco, vede il calore, la temperatura, addirittura mentre lo spruzziamo lui automaticamente cerca di dirigersi verso il fuoco. Concettualmente sì, è così. Ad esempio, ed è per questo che è stato ad esempio concepito questo tipo di estintore, che è un classico estintore ad erogazione, ok? Ma dispositivo atto allo spegnimento di un incendio, scusate, li chiamiamo estintori per facilità. A livello popolare, ma non è il termine corretto perché non hanno ancora ricevuto non sono normati. Perfetto, la normativa ancora non c'è. Questo in particolar modo è un modello che è dotato di uno sprinkler che ha una capsulina collassabile, fratturabile, che ora potrei sbagliarmi, ma mi sembra che quella rossa, non ricordo mai i numeri, collassi a 75 gradi. Quando questo arriva a 75 gradi si rompe, si pressurizza e praticamente, anzi questo è già pressurizzato, la pressione interna parte e fa fuoriuscire l'estinguente. Diamo una specifica popolare per tutta la tipologia di amici del canale che sono i più competenti e meno. Li avete visti anche sui soffitti delle industrie, degli uffici. Gli sprinkler che cosa sono? Sono quei cilindretti rossi che vedete attaccati agli idranti, possiamo dire, alle condotte dell'acqua, che fanno da stopper, quindi fermano l'uscita dell'acqua. Nel momento in cui il fuoco divampa, arriva là in alto, raggiungono la temperatura, quindi ci sono i rossi, i blu e quant'altro, e ognuno ha una sua temperatura. Raggiunta quella temperatura, questi si dilatano e il vetro che fa da tappo scoppia. Scoppiando il vetrino si apre il rubinetto che fa fuoriuscire l'acqua. L'avete visto nei film, l'avete visto anche nelle comiche che fanno vedere quando fanno gli scherzi di pessimo gusto, eccetera. Bene, questo è qua di fronte. Lo vogliamo, scusa, far vedere? Ma non so che è molto pesante. Ve lo faccio vedere da vicino, ragazzi. Lo sprinkler, che è questo, lo vedete? Praticamente questo è il dispositivo che diciamo esplode, automatico, bravo. E fa fuoriuscire l'F500 dove lo fa uscire? Allora, ad esempio, dove c'è la fonte di calore? Se io ad esempio devo ipotizzare il vano tecnico di chi ha un importante impianto fotovoltaico, sicuramente io lo piazzerò di fronte alle batterie o di fronte a tutto quello che potenzialmente potrebbe andare in corpo. Metalltezza che bagna quando spruzza, inverte, tutto quanto. Se le batterie le avete a terra, sicuramente queste glielo potete mettere di fronte. La prima che parte lui andrà a spegnerla. La cosa interessante è che essendo completamente ecocompatibile e biodegradabile, basta poi pulire e non andrete a danneggiare tutto il resto che è nei paraggi. L'altra cosa interessante è che è dielettrico. Esistono sul mercato già degli idrici dielettrici che però bisogna sapere usare, perché spieghiamo bene, il dielettrico, anche l'aria è dielettrica, non contribuisce a condurre elettricità. Esattamente, per cui
quando anche voi vedrete gli estintori normali dove c'è scritto di elettrico utilizzabile su quadri in tensione fino a 1000 volt, sì, però con delle caratteristiche di intervento, cioè io devo erogare a una certa distanza, ad esempio 1 metro, perché devo dare la possibilità alle molecole del estinguente di non creare l'arco voltaico. Perfetto. Per cui a 1 metro questo è completamente dielettrico, quindi nessuna paura se va in corto il vostro vano tecnico, sì. Piuttosto che l'inverter, piuttosto che tutto quello che concerne quello che è tecnologia. Questo lo spegne. E questo lo spegne e lo lascia lì. Perfetto. Fine, e lo sigilla. Qui vedo due cose, cioè questa parte in automatico al raggiungimento della temperatura, sì. L'altra ovviamente è la manetta che si dirige nel caso che vogliamo intervenire noi. Quindi questo funziona quando siamo assenti, quindi già abbiamo nel locale generato un fuoco che deve arrivare a questa temperatura, questo invece fa da prevenzione. Attenzione a un'altra cosa, la cosa interessante dell'F500 trasforma anche quelli che sono i fumi tossici, li neutralizza. Vedrete che quando il fumo nero dell'elitio fuoriesce, quando si eroga con l'F500 diventa improvvisamente bianco. Sì, io ho visto, Max, il video che mi ha fatto vedere e dove gli addetti ai lavori, chiamiamoli così, hanno acceso un fuoco con le gomme delle macchine. Ebbene, voi sapete che quando bruciano 5-6 gomme delle macchine il fumo è nero, si vede a chilometri. Sì. Ebbene ragazzi, con l'F500 il fumo si è sbiancato. Perché? Perché poi ci dice adesso per favore, perché è interessantissimo, sì. L'azione dell'F500 sul di avvolgimento sulle molecole, sì. No? Questo è interessantissimo. Praticamente questo prodotto avvolge completamente il fumo facendolo precipitare, sì. Come se gli impedisse di erogarsi. Un po' in gergo quello che viene chiamata anche l'azione micellare. Sì. Micellare normalmente è un termine che sentiamo nell'ambiente della cosmesi, sì. L'acqua micellare. Certo. Nella realtà è l'aggregazione colloidale delle molecole, sì. Che vanno ad avvolgere e a spezzare, proprio per spiegarla che sia terra-terra, sì. Terra-terra, perché è inutile che andiamo troppo sul tecnico. Però questa è l'azione che fa l'F500. Perfetto, quindi ecco perché il litio non riesce a sfogarsi, perché viene contenuto, chiuso nella pentola, usiamo si ancora spezzano i legami atomici e lui li rinchiude tutti, parliamo di milioni e milioni sì. di atomi, di molecole, adesso sì. mi sfuggono i termini precisi, e quindi sparisce anche il fumo dei copertoni. Pensa che l'F500 è nato perché doveva inibire i danni ambientali negli anni in cui c'erano un po' troppi sversamenti dalle petroliere. Exxon Valdez piuttosto che altre. Una specifica del governo degli Stati Uniti era proprio quello di creare qualche cosa che non andasse a impattare e che andasse a contenere o inibire. E nacque l'F500. Successivamente videro che in un altro tipo di incendi che è estremamente critico come quello degli pneumatici, hanno visto che è estremamente efficace rispetto a tutti gli altri estintori. Successivamente hanno visto, per noi di un certo tipo di settore ci abbiamo a che fare tutti i giorni, successivamente hanno visto che anche le fibre composite, che sia vetroresina, sì. Kevlar o fibra di carbonio, sono assolutamente efficaci nello spegnere e contenerli sigillati. Fantastico. La sperimentazione è continuata sull'elitio, ma l'elitio esistono da tanti anni, perché comunque... le litio ferrofosfato sono state inventate sì. nel 96. Le ioni di litio invece parliamo, mi pare di ricordare, dalla fine degli anni 60, quando sono iniziati i primi pacemaker. Sì, certo. Quindi mi pare adesso, sì, comunque sì. Il concetto è quello. E quindi proprio per riallacciarsi al fatto che sì. il litio salvano anche le vite. Beh sì, l'aveva detto all'inizio, si riferisce agli strumenti medicali con le quali pacemaker e strumenti di questo tipo. Questo ad esempio è... Questa è la differenza tra questi e questo automatico, manuale, più grosso. Ecco, questo che vi ho appena fatto vedere poco fa
è un involucro in pressione. Questo invece non è in pressione, infatti non c'è il manometro. Okay. Questo deve essere armato, diciamo così, al suo interno ha una capsulina che mette in pressione l'involucro e si potrà regolare. Quindi diciamo la capsula che di solito è intorno alle 200 atmosfere, piccola così, si moltiplica per 200 volte circa. Esattamente. Il vantaggio di questo essere contenuto, questo dovrebbe essere in tutti i veicoli. Sì, questo lo vedo, dimmi se è corretto, lo vedo in un camper questo. Sì, sicuramente. Che capacità ha di spegnere questo? Quanti litri sono? 5? 3? Questo mi pare che siano 3 litri. 3 litri. Spegne ampiamente tutto un pacco batteria medio di chi ha le l'IFEPO 4 o le ioni di litio a bordo, soprattutto per chi è andato in cortocircuito, soprattutto per chi è gas free e se il camper brucia, questo sicuramente lo spegne tutto quanto. Fermo restando che, lo voglio ricordare, l'incendio in camper nel 99% dei casi è meglio andare, certo, perché soprattutto se hai una bombola di gas, in meno di 10 minuti, tra i 5 e i 10 minuti il camper sarà incenerito, soprattutto se si tratta di materiali vecchi un po', materiali compositi, vetroresina, quindi ad esempio i mansardati, il van diciamo così, è già più metallico, ha qualche possibilità in più. Ecco, devo dire che è vero che non è normato, ma è normalmente sul mercato, però è anche vero che ad esempio alcuni enti importanti come la Marina Militare lo utilizzano da circa 30 anni. Questo perché la Marina Militare utilizza i dragamine, che sono quelle navi che servono per aprire la strada alla flotta, dragando le mine, e il dragamine ha gli scafi in vetroresina, perché non può scaturire la anomalia magnetica, certo, che farebbe esplodere la mina. Qual è il problema? Innanzitutto un incendio a bordo è un problema che bisogna risolvere sicuramente in pochi secondi, a differenza di chi può prendersela con calma o puoi scappare, tra virgolette. La vetroresina, come tutte le fibre composite, e questo mi rivolgo a tutti coloro che hanno fibre composite vicino di qualsiasi natura, ripeto, Kevlar, fibra di carbonio, vetroresina, resina epossidica. Ecco, che cosa succede? È un tipo di incendio molto infido, perché innanzitutto sono tutti strati, layers, sono tutti strati, e quando prende fuoco la vetroresina voi siete convinti di averlo spento. Nella realtà la resina epossidica che ingloba le fibre negli strati sottostanti si espande, certo, si espande, favorisce l'aria, esatto, favorisce la ricombustione. Tu sei convinto di aver spento l'incendio e questo riparte. L'F500 risolve questo problema, ed è per questo che gli amici della Marina Militare da quasi praticamente 30 anni lo utilizzano. Allora, la cosa importante, ragazzi, è passato un messaggio, è durato poco ma lo voglio per quello ripetere. Speriamo mai, vi sta bruciando il camper, non pensate di tornare dentro a prendere l'orologio, il ricordo della mia vita, l'anello. Quando brucia un camper, l'ha detto lui, è questione di minuti e già vedete il rogo quasi spegnersi. Se entrate in quel momento lì e vi cade addosso qualcosa che vi impedisce di uscire, veramente, ragazzi, certo, ecco, sbaglio, Max. Sì, assolutamente, la vita è il valore primis. Quindi se succede qualcosa nel camper, prendete i vostri figli, i vostri animali, via. Se avete l'estintore in mano, cercate di fare qualcosa. Però spesso e volentieri, e questo dobbiamo anche un po' imputarlo agli allestitori, i vani tecnici che contengono le batterie non sono sempre di immediata accessibilità. Spesso e volentieri le batterie di qualsiasi andiamo a tipo, nasconderle perché danno fastidio a vista. Esatto, ce le ho nella parte living, magari dentro un gavone, dentro una panca, eccetera. E se partono continuano a partire. Dove lo spruzzo questo? Sul fuoco, è chiaro. Ma soprattutto che cosa mi sto respirando? Chiaro, è per questo che non rientriamo nei campi. Bisognerebbe risensibilizzare
Non aprire mondi paralleli. Stiamo aprendo mondi Fate in paralleli. modo che che si possa evacuare almeno il sumo tossico. Assolutamente. Bene. Questo vale per tutte le batterie. Cioè, indubbiamente. Anche le piombo, chiaro. come tu mi insegni. Sì. Le piombo poi a un certo punto cominciano a schizzare acido solforico, eccetera. Quindi questo vale per tutte le batterie. Ci tengo a dire che questo video, stavo dicendo questo film, la lunghezza è quasi un film, ragazzi, non me ne vogliate, ma io vi chiedo, ma ditemelo nei commenti, Gianni sei lungo taglia, ma io adesso cosa tagliavo? Cioè Max, e noi abbiamo ancora ore e ore da dire, ma non lo possiamo dire. Esatto. Faremo un secondo appuntamento, ragazzi. Certo. Ora il punto è proprio questo video che state guardando non vuole andare a dire non fate gli impianti, attenzione, morirete, non è questo il senso, ma è quello all'interno di tutta questa cultura che avete acquisito. Ebbene, lo scopo di questo video, come di tutto questo canale, è insegnarvi a produrre la vostra corrente, la vostra energia, ma sempre in sicurezza. Quindi questo video serve a responsabilizzare. Vedete voi che cosa fare. Io dico sempre, oramai all'esasperazione, avvaletevi di esperti, acquisite prima la cultura del fare e dopodiché andate avanti a step lenti, progressivi, e che facciate il vostro impianto in piena salvezza, risparmiando sulla bolletta. Non è in primis il risparmio della bolletta, ma la sicurezza. La sicurezza, quindi pensiamo, fai da te anche nella sicurezza, ma soprattutto è vero, io adesso non sono in grado di dare un costo, sicuramente costano più dei normali e in futuro lo vedremo cosa succede in futuro. Vedremo che cosa succede. Perché aziende in Italia, tu mi dicevi prima dietro le quinte che ce n'è praticamente solo un'altra in Svizzera, quindi sono quelli che stanno cercando di sensibilizzare alla sicurezza in Italia. Max, possiamo dire che questo video potrebbe essere il primo su YouTube che possa sensibilizzare l'argomento, che possa aiutare le aziende. A un certo livello, sì. Perfetto. Nella realtà esistono già i precursori che si sono occupati di commercializzarlo, per cui insomma da questo punto di vista siamo tutti quanti coperti. Ecco, una cosa che premo di dire, sia che si tratti di camper che si tratti di casa o barca. È vero, o barca, peggio ancora tra l'altro, dove scappo. La barca ti tuffi e sei salvo però. Esatto, anche costasse 10 volte un estintore normale, che valore ha quello che non costa 10 volte tanto, però che valore ha quello che andreste a proteggere? Spesso e volentieri si va a risparmiare perché per la paura di bere una birra in meno o per mangiare meno. Però che valore ha, che valore date a quello che fa questo estintore qua? Cioè, che cosa vi protegge? Se avete un camper da 70.000 euro, che oramai è il minimo sindacale. Io ho la mia station wagon con 404.000 km le viste. Io ho la mia Subaru da 400 e passa mila. Siamo sintonici. E vale niente. Però se avete qualcosa di alto valore, parlo del camper, non parliamo della casa, con tutti i suoi occupanti, quanto vale quello che andreste a proteggere, secondo me? Solo che adesso tutti stanno dicendo sì, va bene, mi hai convinto, lo voglio, ma ragazzi, troveremo il modo per farvi avere qualche. Voi cominciate con le domande, eccetera. Stiamo sviluppando un argomento che è nuovissimo, un argomento che io non lo conoscevo, l'F500, ne avevo sentito parlare, ma lo mettevo in linea con gli altri tre, invece completamente fuori da questa gamma, ed è l'unico, dice Max, che ha un'efficacia reale sulle litio. Allora mi è venuto spontaneo dire: Max, mi hai contattato, ti ho sentito, mi hai convinto, che facciamo? Vengo io in Veneto? No, vengo io in Abruzzo. Grazie, mi risparmio il viaggio, non lo rimborso. Questo per dire che stiamo viaggiando in perfetta sintonia con la spontaneità. Ebbene, è venuto qua. Fa parte del mio volontariato. Sì, perché lui fa l'istruttore presso le istituzioni di grosso livello, che non voglio menzionare qua, l'avete capito. Nel contempo fa anche volontariato per insegnare anche agli organi preposti, come si spengono le litio, punto, non dire più nient'altro. Occupandomi anche di animali e ambiente, come potevo potevo non prendere in considerazione qualcosa che è completamente di diventa spontaneo. Andiamo avanti con gli step finali di questa chiacchierata lunga ma significativa, e ancora buona visione, ragazzi.
Max, adesso un argomento annoso che si divulga nei ma social. come adesso attuale. Cioè, esatto, che alla televisione, tra i media, YouTube eccetera ne parlano proprio di smisura. Vogliamo anche noi trattarlo, però non chiacchiere da bar, ma con un addetto ai lavori. Vedo che già in mano uno strumento che presumo costerà dei soldi e questo si usa per spegnere incendi di un certo livello ed è la domanda che voglio farti. Cosa fate voi professionisti e come si può spegnere a questo punto, visto che abbiamo detto che quasi nulla è veramente efficace con il litio, un'auto elettrica, come la spegniamo, Max? Allora, partiamo prima da lontano, soprattutto cosa succede a un'auto elettrica che fa un incidente e non prende fuoco? Deve essere messa in quarantena. Riprendiamo il discorso della quarantena in ampia scala. Normalmente sono stati, soprattutto per quanto riguarda la direttiva PGS 37 che è in Olanda, che è una direttiva veramente precursore di tutte quelle che sono le azioni moderne efficaci. Fa da capostipite. Esattamente. Cosa hanno ideato? Inizialmente hanno utilizzato i container, li hanno utilizzati per una cosa nobile. La prima versione, ad esempio, erano dei container aperti sul cielo, che erano né più e né meno che delle vasche da riempire, quindi c'è un verricello che tira a sé la macchina elettrica, ma che potrebbero essere anche svariati metri cubi di batterie, eccetera eccetera. Questa, una volta e se prende fuoco, viene inondata di acqua. Per il concetto di cui abbiamo parlato prima, l'acqua non spegnerà ma terrà a bada. In Italia siamo a questo livello, solo da poco si iniziano a vedere alle fiere del settore le prime timide proposte di questo tipo di container. Mi consenti una domanda perché la sto leggendo agli amici del canale e fatemi commenti qua sotto perché poi risponderemo a tutto, risponderemo a tutte le domande che farete anche attraverso il rapporto adesso tra me e Max. Allora il concetto è questo, io una macchina mi si brucia in autostrada, ovviamente non la metterò mai all'interno di questi container, come faccio? Assolutamente no. Quindi questo non è più la fase giusta. Bene, questo container a chi serve? In che momento? Questo container serve proprio nel momento in cui le batterie delle macchine subiscono uno degli abusi di cui abbiamo parlato. Ma non sono ancora incendiate. Quindi c'è un trasporto. Esattamente. Infatti, attualmente non in Italia, ma la più vicina che mi viene in mente è la Svizzera, la nostra confinante, ampiamente più avanti in questo tipo di cultura. Intervengono sicuramente con al seguito trainati questi container che nella versione più avanzata sono completamente chiusi, vengono messi e nella versione trainano dentro il veicolo, viene chiuso e nella versione proprio ultima che cosa accade? Hanno tutta una serie di sensoristica, del tipo molto simile a quella che abbiamo visto sull'estintore di prima, che appena si innesca questo viene inondato di F500 ad esempio. Quindi è il container che viene trasportato là in autostrada dove c'è una macchina e ulteriormente viene ritrasportato in una zona quindi precedentemente camion, container, arriva sul posto, l'auto ha fatto un incidente ma non è ancora esplosa, non ha ancora preso fuoco, la prelevano con l'argano, la tirano dentro, viene chiuso, ci sono i sensori con l'acqua pronta a intervenire, con l'acqua o con l'F500 a questo punto. Esattamente, sì. Bene. Sì. E ragazzi, vi rendete conto? Questo ci deve far riflettere, dietro all'auto elettrica non c'è solo la ricarica in colonnina, la ricarica col fotovoltaico, c'è un mondo che si sta muovendo di sicurezze, di emergenze, trasportare il container in autostrada, caricare la macchina, ritrasportare il container nel deposito all'aperto. Ecco, ragazzi, è dura. Questo lo dedico ai colleghi e soprattutto quelli che stanno sopra di me. Fai una dedica ai tuoi colleghi, ragazzi, uomini che si spaccano sul territorio a nostro beneficio. Dedica ai colleghi, soprattutto chi è al di sopra di me, come gli amici vigili del fuoco, quali io porto sempre. Grazie ai vigili del fuoco, grazie a te Max che l'hai citato. Tutto quello di cui stiamo parlando è approvato NFPA,
NFPA è il National Protection Fire Association, quindi non stiamo parlando di cose campate per aria. E per questo è quello che si auspichi, è che in Italia finalmente tutto questo si migliori anche in la cosa molto interessante, e qui la normativa è molto indietro, la cosa molto interessante di questi container è che non serve solamente per le batterie in emergenza, ma servono anche per gli stoccaggi, per cui ad esempio per chi gestisce i magazzini dove ci sono tonnellate, metri cubi di batterie. Dimmi tu che cosa, soprattutto per il solare, e vengono stoccati in delle bombe a orologeria che non hanno una protezione. Qui non avete sentito il nome dei marchi perché l'ho dovuto tagliare, però lui ha fatto dei marchi famosi. Okay. Però non li avete sentiti un attimo fa. Okay. Questi container compartimentano, ma per il semplice stoccaggio e immagazzinamento, le batterie, e questo vuol dire che un'eventuale azienda che vuole diventare un magazzino specializzato acquisirà il container quando ne ha bisogno. Certo. Okay? Devo trasportare X batterie per un impianto, acquisisco un container in prenotazione, oppure io gestisco dei magazzini, degli stoccaggi, ok, lo farò in questi, come fanno in altri paesi, lo farò in questi container che sono monitorati sia termicamente che sotto altri punti di vista, ad esempio con le termocamere. Perfetto. Okay. Io ci tengo a dire una cosa, ragazzi, Max mi ha fatto un regalo bellissimo, 2 in realtà, e lo voglio dire perché non solo sei venuto qua, anche insomma mi hai anche regalato queste 2 cose molto importanti, e quindi io sono anche riconoscente su queste persone che si prodigano per il bene della società, ognuno a suo modo, ok? Max mi ha regalato uno di questi elmetti, vedo già i vostri occhi, no, lo voglio anch'io, no, grazie Max, ok? E poi mi ha regalato una cassa metallica contenitore di batteria al litio dove io metterò all'interno tutte le mie litio, e questa chiusa, quando mi servono le prendo, quando non mi servono le chiudo. Questo è il container di cui stiamo parlando adesso. Esattamente. Poi non ve lo dico perché sennò faccio uno spoiler quando vi farò vedere il video con l'F500 montato nel mio laboratorio, ma non ve lo posso dire perché sennò voi lo andate a dire a tutti, giusto Max? Esattamente. Per cui quello che di cui a me piacerebbe molto fare sensibilità è ad esempio anche le aziende produttrici, farsi loro portavoce di una sicurezza in più. Mi viene in mente questa è dura, Max, dobbiamo parlare in Cina, Max. Però ad esempio io proprio sul tuo canale ho visto dei bellissimi box contenitore scusa se l'ho chiamata box, ma non mi viene. DIY box. Ok, sì. DIY box. Quello della manista. Esattamente, sì. Che potrebbe benissimo essere modificato con il Fire Access. Con il Fire Access del diametro di questo, che se succede qualche cosa, ragazzi, fine della questione. Vi leggo nel pensiero, chiama la Mani, va bene, lo farò Max, vediamo che volevo arrivare a questo. Volevi anche vi siete messi d'accordo? Max, sarà fatto, ragazzi, anche un po' di simpatia, 2 battute per stemperare per stemperare anche questo video lungo, ma sempre all'insegna delle professionalità. Questa è una lancia speciale che è in grado di fare diversi tipi di getti e dispone di una turbina. Quindi rotativo con nasce anche è adeguata all'F500 proprio perché ingloba l'aria in maniera adeguata, senza adesso spiegarvi tutti i dettagli, perché serve anche l'addestramento adeguato, però insomma è una delle cose che mi piacerebbe sempre. Allora è talmente, ragazzi, scusa Max, ve la faccio vedere da vicino, ragazzi, è talmente bella che io, quando lui smetterà di fare questo mestiere, gli chiederò sicuramente di darmela per attaccarla sul muro del... Cercheremo di vedere che cosa abbiamo ragazzi, se ci scappa il terzo regalo, sono morto.
Bene, Sì, Max, bello interessante. Andiamo avanti, ragazzi. Siamo agli step finali. Grazie della vostra sopportazione, ma penso e spero che stiate gradendo tutte le informazioni che Max ci sta dando in questo video specifico. Una cosa molto importante, proprio perché per me il tema ambientale è qui, veniamo a questioni di transizione ecologica, proprio questo gap normativo non mette a riparo la transizione ecologica, o meglio il tema ambientale, perché l'acqua che ad oggi viene utilizzata per spegnere le batterie al litio è irrimediabilmente inquinante una volta che è preso in maniera irreversibile inquinata. Tutto quello che viene contaminato da questo tipo di acqua è assolutamente inquinante. L'esempio che vi ho fatto prima del container aperto sopra, quei metri cubi di acqua hanno un costo inarrivabile per lo smaltimento. Certo. Le azioni che si fanno oggi sugli incendi delle auto all'aperto hanno dei costi dal punto di vista ambientale, oltre che delle migliaia di litri di acqua. Spesso e volentieri la scelta dell'F500 è stata abbracciata da paesi in cui l'acqua è molto più preziosa che da noi, perché viene centellinata. L'F500, oltre ad essere ripeto, completamente ecosostenibile, ha la particolarità di spegnere subito e quindi utilizzare meno acqua. Molto meno. Parliamo dei paesi arabi, ad esempio. Paesi arabi l'acqua, in effetti, Max, abbiamo visto video dove servono tonnellate e tonnellate di acqua per non spegnere nulla, mentre con questo spegneremmo in pochi litri. Io ad esempio mi piacerebbe tanto, ma sicuramente esula dalle mie competenze, sarebbe bello se tutte le case produttrici di veicoli elettrici allestissero, uniformassero uno standard dove poter fare un fire access, dove tutti possono innestare ed erogare. Ad oggi solo qualcuno c'è, oggi solo una casa francese è arrivata a fare questo, ma è arrivata a fare questo quando praticamente ha già bruciato tutto e l'operatore dirige il getto direttamente in un fire access nella batteria, ma quando ormai la macchina è già andata. Sono video che si trovano assolutamente pubblico dominio. Ti interrompo un attimo, ragazzi. Qui lui non sta facendo una polemica quanto una proposta. Se qualcuno sta guardando questo canale, come ormai avviene anche all'estero, soprattutto delle case produttrici, può essere anche uno spunto per andare a creare questo fire access. Che cos'è, per chi non mastica l'inglese? È un punto di ingresso da creare nell'auto dove arrivano gli addetti ai lavori, anche i nostri cari amici che spengono gli incendi, e inseriscono uno di questi, e una volta attivato questo va là dove c'è la sorgente del fuoco, che sono fondamentalmente la zona circostante le batterie, giusto? Quindi se a qualcuno di voi produttori di auto viene in mente di arredare e di costruire su una macchina un fire access, bene, se questo video vi sta aiutando in questo, fatelo, ragazzi. Non ci siamo messi d'accordo nell'uniformare USB, mini USB, USB-C, non ci siamo messi d'accordo nel tipo di attacco. Quindi tu dici perché dovremmo metterci d'accordo in questo? Speriamo che prima o poi si arrivi. Facciamo un punto, andiamo a berci un altro caffè, se no parte in quarta la polemica, vai? Meglio. Ragazzi, buona visione, andiamo avanti per le fasi finali. L'avevo già detto prima, fasi finali, ma qui gli argomenti escono a 1000 e grazie a tutti voi che partecipate a questo canale. Bene ragazzi, adesso siamo al capitolo numero 7, un argomento molto importante che è quello che anche Max fa come istruttore, ovvero lui è istruttore di decarcerazione. Ebbene, voglio che sia lui a spiegarci in cosa consiste questo. Allora, la decarcerazione sono tutte quelle azioni che servono per liberare esseri viventi da eventuali macchine incidentate. Ogni macchina ha una propria caratteristica e quindi chi opera in questo settore deve conoscere
deve conoscerne le caratteristiche, sapere dove tagliare, sapere dove non andare a toccare. Nel caso delle auto elettriche abbiamo la problematica delle alte tensioni, 400 volt, 800 volt, anche 800, anche 1000 adesso. Fortunatamente, tornando al discorso di prima delle uniformità, fortunatamente colorano di arancione tutto quello che è alta tensione nelle macchine elettriche, ma soprattutto c'è quello che è il cosiddetto cut here, cioè tagliare qui per disattivare tutto quello che può essere la corrente pericolosa. Fatto a caso può essere pericoloso, quindi attenzione anche voi, se siete in un incidente e volete fare qualcosa, sappiate che le auto non sono 12 volt, sono tensioni molto alte, da 400 in su. Esattamente. Per cui ho la grandissima e sfacciata fortuna di fare un lavoro che è anche un po' la mia passione, per cui non mi pesa, e proprio in virtù di questa cosa mi piace portare tutto o in parte quella che è la mia attività lavorativa nel mio ambito anche nel mondo del volontariato, facendo sensibilizzazioni, insegnando alcune azioni non solo ai volontari, al cosiddetto everyday man, l'uomo di tutti i giorni che potrebbe trovarsi di fronte a certi casi, ma anche a tutti coloro che operano sulla strada tutti i giorni, sia che siano volontari delle associazioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera eccetera. Per cui un tema che mi sta molto a cuore sono le vittime del blackout, di blackout mentale. Vittime del blackout mentale. Che cos'è? A chi può accadere questo? È un argomento questo molto pesante. Può accadere a tutti. In cosa consiste, Max? La vita di tutti i giorni, la frenesia ci porta a essere convinti di aver fatto un'azione, nello specifico aver portato il bambino all'asilo, a scuola, dalla zia, eccetera eccetera. Questo in macchina si addormenta e ci accorgiamo che ce lo siamo dimenticato, piuttosto che il cane. Dico il cane non per fare lo specista, ma perché statisticamente è quello che più viene dimenticato, poi anche per le dimensioni. Il cane si addormenta così come il bambino. Io sono convinto di averlo portato alla dog sitter piuttosto che averlo portato al rifugio, ed ecco che mi accorgo solo quando è troppo tardi che questo invece era in macchina. Questo può succedere sotto il sole. Quindi questo, Max, succede a chi magari nella vita quotidiana lavorativa deve portare il bambino all'asilo, poi deve andare al lavoro e stare in ufficio. Dall'ufficio ti si apre un mondo di terrore, perché dici mamma, non l'ho portato all'asilo, ancora in macchina sotto il sole, ragazzi. Magari chiama la maestra, ma dove o la maestra chiama l'asilo unito, ma il figlio non lo porti oggi. È una tragedia, ragazzi. Lui fa anche questo. È una tragedia, per cui ripeto, non sono persone da condannare, sono persone che hanno bisogno di aiuto nel post traumatico. Che cosa succede? Insegniamo nei nostri corsi ad agire in base all'articolo 54 del codice penale, che è lo stato di necessità, e quindi quali sono le azioni da fare e quindi non punibili per poter liberare la persona o comunque l'essere vivente, umano o meno, intrappolati in questa macchina. È un'azione che stai dicendo insegnate a fare a chiunque di noi vede un'auto parcheggiare con dentro un bambino, un neonato, un cagnolino, eccetera. Io una cosa che mi ha molto impressionato durante i nostri corsi è stato un amico della polizia stradale che mi ha detto: io per non essere riuscito ad aprire una macchina facevo tutte le azioni sbagliate, e questo è un rimorso che mi porto per tutta la vita, perché non sono situazioni gestibili. Certo, Max ha detto una cosa adesso che vorrei ribadire, ragazzi. Quando voi vedete ad esempio un bambino in un'auto e pensate che sia in pericolo e volete liberarlo, lui dice che il codice penale ci autorizza anche a spaccare il vetro. Ma come lo spaccate il vetro? Avete mai provato a tirare pugni su un vetro? Non si rompe. La borsa, anche a volte un sasso, cioè bisogna sapere come fare. Io dico sempre, Max, se tu mi permetti, abbiamo attrezzi, perché Max ha portato anche tutto ciò che serve. Cose che si trovano in
ferramenta. E poi parleremo del perché, del per come, se si possono portare in macchina e quant'altro. Certamente. Ma voi se vi trovate e dovete liberare, intanto chiamate gli organi preposti, Max. Assolutamente, questa è la prima cosa primo da fare. step. E poi un sasso, un cementizio, una roccia, che è l'unica che possa rompere, neanche. Con molta fatica. Però ecco, in questo caso l'obiettivo è anche quello di non far collassare il vetro all'interno, perché potrebbe arrecare altri danni. È dura, ragazzi. Nei nostri corsi insegniamo proprio questo, ad agire e soprattutto a conoscere anche le attrezzature, che non sono cose necessariamente costose, perché sono cose che si trovano normalmente anche dal ferramenta, sì. Ok? Oppure il rescue me. Ecco, questo lo descriviamo subito, perché ragazzi è un attrezzo importante, utilissimo ed è legale, quindi è una cosa che possiamo... Questo è uno dei pochi attrezzi che non è definito arma impropria. Okay? Quali sono le armi improprie? Allora, le armi improprie, a differenza di quelle proprie, come definito dalla legge 110 del 75, le armi improprie sono quelle che nascono senza dubbio per offendere: la pistola, il fucile, il pugnale, certo, che è un doppio tagliente. E le armi improprie sono invece quelle che palesemente sono nate per un altro scopo. Può essere anche la forchetta, il coltello da cucina, una biglia di ferro, il manico del piccone, ma che all'occorrenza possono diventare un'arma. Fate una riflessione, io ho una forchetta di fianco al sedile della macchina, mi fermano le forze dell'ordine e mi chiedono cos'è quella forchetta, perché non si può avere. Chi stabilisce se la possiamo avere o no, Max? Il controllore. Chi se ci non ferma? date una spiegazione, adesso è un caso un po' estremo, non mi risulta che sia mai successo, ma potenzialmente può succedere. Fine, questo è quello che conta. Cioè, io sono un sommelier, questa è una forchetta d'argento che ho vinto un premio e sto andando a esibirmi, è una cosa, ma perché non posso tenere qua una forchetta? No. Lo chef che ha il rotolo dei propri coltelli, io sono chef, il veterinario che ha i propri bisturi. Da qui ho sollevato questa problematica, perché tenere in macchina questo senza un'adeguata giustificazione. Lui dice: io sono un addetto ai lavori, io sono uno che fa decarcerazione. Ah, ok, ma io no, l'ho messo qua casomai devo aprire delle noci. Non esiste. A meno che non siete in grado di dimostrare che siete stati in uno dei vari brico, e allora l'avete appena comprato, c'è lo scontrino, eccetera eccetera. No, è importante questo per evitare problematiche. Nel nostro caso, ad esempio, potrebbe essere utile una spiegazione del tipo che hai frequentato un corso dove ti sei voluto istruire e che potresti trovarti di fronte a una casistica di questo tipo, e quindi hai questo tipo di attrezzature. Dove? Non nelle immediate disponibilità, ma ad esempio in un involucro, chiuso nel bagagliaio, certo. E quindi mettetevi al riparo da qualsiasi tipo di problema. Invece descrivici questo, ma questo è legale, questo è possibile, non ha assolutamente nessun tipo di problema. Il concetto è cosa facciamo con quello? Con questo rompiamo i vetri temperati. Tornando al discorso di prima, quando si agisce su una macchina bisogna conoscere la macchina, bisogna sapere se i vetri temperati sono laterali e il vetro stratificato è solo davanti, perché ad esempio nelle macchine dell'ultima generazione gli stratificati sono anche quelli laterali. Facciamo la differenza: il vetro stratificato è un sandwich di due vetri con all'interno un foglio di polivinile-etilene PVC, l'ho chiamato volgarmente il vetro di sicurezza. Normalmente i vetri laterali e il lunotto posteriore sono quelli che vanno in frantumi in 1000 pezzi. Oggi non è detto che sia sempre così, perché i vari marchi blasonati fanno tutto quanto per una questione di sonorizzazione, di comfort di guida, eccetera eccetera. Quindi noi rischiamo di voler spaccare il vetro con questo. Non lo spaccherete, ma lo scalfirete. Lo frangi, ma rimane attaccato perché dentro ha un PVC, polivinilcloruro. Polivinile etilene, sì, e praticamente questo qui c'è un percussore caricato a molla
che andrà a frantumare il vetro temperato. Ha un'altra utilità, spiegacelo un attimo. Certamente, il concetto è tenerlo attaccato alle proprie chiavi di accensione, di modo che dovesse succedere anche noi che ci ribaltiamo e ci dobbiamo liberare, deve essere nelle immediate vicinanze e disponibilità. Contiene una lama che servirà per tagliare le cinture di sicurezza. Mi raccomando, dovesse mai succedervi, mai tagliarle perpendicolari, perché le fibre sono nella loro massima potenza, ma sempre in obliquo, e verranno tagliate come il burro, insomma. Certo. Questo è il... Ve lo faccio vedere anche da vicino questo. Certamente. Di questo sai dove comprarlo? Mettiamo un link. Sì, si trova... Sì. Questo mettiamo un link, ragazzi, sì, questo è l'attrezzo. nella famosa piattaforma di e-commerce. Ok, va bene, quindi dopo metteremo il link. Ci sono anche, costa mediamente 10 euro l'uno. Sì. So che ci sono delle offerte tipo 12 pezzi per meno di 6-7 euro l'uno. Tutta la famiglia delle macchine. Una cosa del genere. Utile. Nei nostri corsi, ad esempio, insegniamo anche a riconoscere quali sono le macchine che potrebbero avere certo. il carcerato, tra virgolette, all'interno. Se ad esempio mi trovo di fronte a una Tesla che ha un bambino o un cane dentro, non c'è problema, perché la Tesla ha la funzione dog, o adesso non ricordo bene come si chiama, e la macchina la lasciano lì appositamente perché si autoclimatizza da sola. Quindi se non vedete bambini in affanno o che si lamentano o cani in affanno, il problema non c'è. Questo fa bene a dirlo, perché se vedete un bambino certo. o un cane in una macchina, non è che dovete spaccare subito il vetro. Esattamente. La prima cosa di ogni cosa della nostra vita è l'attenta valutazione rapida di cosa sta accadendo. Soprattutto con che macchine abbiamo a che fare. Qui entriamo in culture dettagliate, esatto, parallele. che non fanno neanche parte. Non è uno sponsor assolutamente, okay. Non ci mancherebbe. È per dire che effettivamente quella ad oggi è l'unica macchina che ha questo tipo di funzionalità. Io dico sempre, tutte le auto, l'ho detto prima anche per quanto riguarda l'F500, le case automobilistiche che guardano anche i video di questo canale possono anche trarre spunto, e anche voi ragazzi, se avete voglia di fare business verso la sicurezza, ben vengano, e sono sicuramente utili. Ecco, tornando brevemente a quella che sono i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, ricordatevi che dimenticare il cellulare sul cruscotto, personalmente mi è capitato 1000 volte, il power bank, e se siete nella situazione del bambino o del cane che sono rimasti dentro, se questi dovessero iniziare ad emettere sostanze tossiche, certo, è pericoloso, perché mentre invece un'altra delle cose che premo a sensibilizzare, ricordatevi che quando dobbiamo sostituire i caricabatterie dei nostri device, soprattutto se si tratta di giocattoli per i nostri figli, ricordatevi che devono seguire le specifiche della casa, devono essere originali o con le stesse identiche caratteristiche. Ecco, questo Max è importantissimo, ragazzi. Se io ho un monopattino con le Li-ion a 48 volt, non posso usare un caricabatterie qualsiasi, deve essere quello, perché quel caricabatterie non va bene per le LiFePO 4 nel caso che avessi un attrezzo con le LiFePO 4, quello di un trapano a batteria non va bene da un trapano all'altro, cambiano le tensioni di carica e quindi andiamo a sovraccaricare, a far esplodere le batterie. Questo è importante, anche se i caricabatterie sulle batterie hanno all'interno già dei sistemi di controllo, dei BMS interni che sganciano la batteria, ma non sempre funzionano. Non diamolo per scontato. Non diamolo per scontato. Soprattutto prodotti di qualità, che non siano di basso livello qualitativo. Vengono in mente i vecchi caricabatterie universali dai 2 ai 12 volt con la croce, con le varie spinette che infilavi dentro, ballava con le scintille. Diciamo questo, che non tutti, per sintetizzare, i caricabatterie vanno bene per qualsiasi oggetto abbiamo in casa. Certamente. Bene, Max, grazie anche di questo lavoro che svolgi. Grazie. Ragazzi, questo video è arrivato al termine, io ne approfitto anche per ringraziare Max e per ringraziare anche tutti coloro che tutti i giorni
24/7 dicono gli inglesi, cioè 24 ore al giorno per 7 giorni lavorano per la nostra sicurezza, e quindi tutte le forze dell'ordine, per ringraziare i vigili del fuoco che fanno un lavoro sul territorio grandioso. Non prendiamo per scontato il loro lavoro, è sempre apprezzatissimo su questo canale. Oggi tramite Max abbiamo aggiunto elementi culturali alla sicurezza, avvaletevi di esperti, fate le cose sensate, lavorate con pazienza, imparate da un impiantino per le luci a LED e poi trasformatelo dopo il tempo necessario alla vostra cultura di crescere nel vostro mega impianto, come dalla serie di questo canale. Max, in conclusione cosa vogliamo dire agli amici del canale? Speriamo di aver avuto successo, soprattutto nell'aver messo a conoscenza tutto quello che i tuoi amici del canale hanno acquisito nella costruzione dell'impianto, sì, e soprattutto anche di mettersi in sicurezza. Sì, e secondo io in questo mi piacerebbe pensare che adesso il pacchetto è completo. Sì, assolutamente sì, Max, io ti ringrazio. E ragazzi, questo è quello che succede sul canale Energia Fai da Te. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.